C'è qualcosa di cui non abbiamo parlato, di cui vorresti parlare o comunque condividere, perché per te è una cosa importante? Sì, l'essere madre, Ah, perché io ho 3 figli e questa cosa qua, insomma, questo aspetto della carriera, secondo me, non è da sottovalutare. Non mi ritengo una Wonder Woman, però il messaggio che vorrei che passasse è soprattutto per le ragazze che spesso e volentieri magari non affrontano una carriera costellata di ostacoli come questa, perché lo è, perché io comunque ho avuto un contratto a tempo indeterminato alla bellezza di 45 anni, e quindi prima ho fatto sempre dei contratti a termine, e quindi diciamo sicuramente dal punto di vista della stabilità non è detto che uno riesca a raggiungerla in tenera età, quindi questo è un aspetto sicuramente da tenere in considerazione, perché in Italia è difficile fare ricerca nonostante tutto. Ci sono sicuramente delle eccellenze, però continua ad essere difficile perché è un percorso comunque complicato, perché per varie ragioni che non voglio andare a sfrugugliare, diciamo. E quindi il mio consiglio è di nuovo di non lasciarsi intimorire da queste cose e di cercare che si riesce a fare tutto, non perché l'ho fatto io, ma sicuramente bisogna avere una famiglia, un marito, un compagno, quello che sia, una compagna, qualunque cosa, di supporto, perché sicuramente senza di loro non ci sarebbe modo di fare questo tipo di lavoro, perché è un lavoro comunque impegnativo che, ripeto, appunto prevede anche viaggi, quindi assenza da casa. Devo essere sincera, all'inizio era più difficile per me che per i bambini andare in viaggio. All'inizio avevo timore a prendere l'aereo, adesso prendere l'aereo tutti i giorni, però quando vedo i miei figli comunque soddisfatti e orgogliosi, sono contenta anch'io, per cui per me è un modo anche in qualche modo per insegnare a loro di seguire le loro passioni, i loro interessi. Ripeto, la difficoltà infatti comunque non è facile, quindi alla fine ci sono stati dei momenti in cui ho detto ma chi me lo fa fare, soprattutto con l'ultima che è nata quando avevo già diversi impegni e quindi è stato un po' più complicato da gestire. Però sono momenti, passano e adesso devo dire che non potrei essere più contenta. Sono comunque coinvolta in associazioni come IEEE Women in Engineering, che promuovono appunto la presenza, o meglio diciamo che cercano di far crescere la community delle donne scienziate. Banalmente, se uno guarda gli invited speaker alle conferenze, tendenzialmente ci sono sempre più uomini che donne. Perché? Perché le donne in posizioni più alte sono poche. Forse la bioingegneria adesso non sta andando male, non so per quale motivo, forse per motivi, non lo so, che magari gli aspetti biologici, essendo un pochino più creativi, magari attirano di più anche il genere femminile, però effettivamente in altre branche dell'ingegneria questo gender unbalance si vede, e quindi insomma è fondamentale promuovere anche eventi che facciano capire che c'è questa differenza e che soprattutto si può colmare, tenendo presente che quello diciamo di cui io avrei avuto bisogno è ad esempio dei role model, cioè delle figure di riferimento che ce l'hanno fatta o che non ce l'hanno fatta, che raccontano la loro storia, quindi condividere esempi positivi che in qualche modo possono aiutare a trovare anche la giusta via. Questo è quello che stiamo cercando di fare appunto anche con questi eventi legati appunto a Women in Engineering. Non solo women, chiaramente sono aperti anche ad ogni tipo di diversity, minoranze, eccetera.
per poter essere più aperti possibili. Insomma, la scienza è apertura, non è mai chiusura. Pensi che gli uomini vengano trattati in modo diverso rispetto alle donne? Ma allora, ultimamente secondo me c'è una tensione, a volte secondo me anche eccessiva, devo dire la verità, quindi ci potrebbe essere un gender unbalance dall'altra parte, però è vero che i numeri sono questi, nel senso bisogna far conto con i numeri ci dicono che se uno guarda le conferenze la presenza di donne invited speaker rispetto agli uomini è nettamente inferiore, così come il numero di donne ordinario anche nelle grandi università americane rispetto agli uomini. Secondo me, diciamo, è giusto promuovere e riconoscere le difficoltà che una donna può avere nell'ambito della carriera. Poi questo non significa che ci devono essere le famose quote rosa, che è una cosa che ho sempre odiato, ecco. Però perlomeno riconoscere che ci sono dei momenti indubbiamente di difficoltà, di interruzione. La nascita dei figli, le gravidanze, eccetera, non sono per niente una passeggiata. Quindi secondo me è giusto che venga riconosciuta perlomeno la anzianità accademica, che tenga conto di questi momenti di stop in qualche modo obbligato, no? Che una ha avuto quando sono nati i figli. Questo secondo me è un modo onesto, diciamo, di riconoscere l'impegno anche nell'essere madre. E quindi di questo ne terrai conto. Poi appunto l'avere per forza la percentuale di donne, questo secondo me non serve veramente a niente. Se un uomo è più bravo è più bravo, punto. Cioè io voglio essere riconosciuta perché sono brava, non perché sono donna. Quindi però secondo me è giusto riconoscere che comunque ci sia un po' un divario e che in qualche modo a volte è come se le donne fossero, non so se più timide o comunque più timorose, e quindi non riescono secondo me ad emergere. Bisogna cercare più che altro di creare consapevolezza su questi aspetti qua, più che su aiuti, su percentuali e altre cose. Sì. Vero. Beh, grazie mille, mi è piaciuta molto questa chiacchierata. Grazie a te. Grazie anche di essere una role model. Spero, nel senso, cerco di esserlo appunto per le nuove generazioni. Molto bene, grazie. Grazie mille.